Hai visto? È un poco più grande di quella precedente, eh? Bene, questa è una tuba contrabbassa. Che differenza c'è? Prima di tutto nella lunghezza. Una tuba bassa in Fa è all'incirca lunga 4 metri. Una tuba contrabbassa in Si bemolle come questa è 5 metri e 96 centimetri per esattezza. Perciò potremmo dire quasi 6 metri. Ecco che 2 metri di canneggio in più fanno la differenza. In più il diametro del corpo dello strumento, anche questo fa sì che il suono sia molto più grosso, più energico, più scuro. Okay? Infatti ci fu un grande compositore, Richard Wagner, che non appena fu stata costruita questa tuba qua, ne approfittò subito e scrisse la prima opera, fu l'Anello dei Nibelunghi, una serie di 4 opere. La prima di queste 4 è L'Oro del Reno, che venne, diciamo, eseguito per la prima volta nel 1869, e lì è lui il primo compositore ad aver usato la tuba contrabbassa in orchestra, proprio scrivendo in partitura contrabbass tuba. E perciò abbiamo L'Oro del Reno, La Valchiria, Sigfrido, Il Crepuscolo degli Dei, tutto a distanza di 7 anni, dal 1869 al 1876. Ecco che lì Wagner ha proprio dato alla tuba le più belle pagine del repertorio orchestrale. Ovviamente la famiglia del basso tuba non si ferma solo a tuba in Fa e tuba in Si bemolle. Abbiamo anche la tuba in Mi bemolle, molto usata in Inghilterra per esempio, ma uno dice in Inghilterra tutti usano la Mi bemolle, sarà nata in Inghilterra? No. Nasce da un grande costruttore dell'epoca, Adolphe Sax, che viveva a Parigi, aveva un suo atelier a Parigi, e lui nel 1857 produsse il saxhorn contrabbasso in Mi bemolle, appunto. Perché non l'ha chiamato basso tuba? Perché alla fine ci assomigliava molto, Perché c'era già un brevetto depositato per il basso tuba e non poteva utilizzare lo stesso nome. Allora cosa ha fatto? L'ha depositato come saxhorn, gli ha dato il suo nome, esattamente come ha dato il nome al saxofono, perché anche lui stesso è l'inventore del saxofono. Poi abbiamo una curiosità, la tuba contrabbassa in Do, usatissima in America per esempio, no? Uno pensa, sarà nata in America, no. Pensate, nasce, non c'è una data certa, si pensa che nasca insieme alla tuba contrabbassa, questa qui in Si bemolle, dalla ditta Cerveny nel 1845, 10 anni esatti dopo l'invenzione della tuba bassa in Fa, ma c'è un documento storico che attesta un ordine da parte di una grande orchestra, i Wiener Philharmoniker, nel 1862, cosa fanno? Richiedono di costruire al costruttore Ulm una tuba contrabbassa in Do. Incredibile, eh? Le origini della tuba in contrabbassa in Do sono in Austria. E pensare che gli austriaci adesso vanno matti per la Si bemolle. Comunque, ecco che abbiamo identificato tuba bassa in Fa, tuba bassa in Mi bemolle, tuba contrabbassa in Do, tuba contrabbassa in Si bemolle. Questa è la famiglia. Più abbiamo un piccolino della famiglia, che è la tuba tenore. E qui il cerchio si richiude, perché la tuba tenore è stata inventata da Morris, ma non Morris, quello famoso insieme a Wieprecht, che ha depositato nel 1835 il brevetto per la tuba. No, il figlio, che ben 3 anni dopo l'invenzione del bass tuba depositò questo brevetto del tenor tuba, che poi aprì la strada a Ferdinand Sommer per inventare quello che fu l'euphonium, che era un tenor tuba semplicemente con un canneggio più grande, una campana un po' più grande, e questo nome particolare euphonium, che deriva dal greco, che vuol dire bel suono. Bene, con questo ti lascio al prossimo video, dove avrai modo di conoscere come si sono evoluti gli strumenti della famiglia del basso tuba in relazione alle esigenze. A dopo, ciao!